Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale YouTube Electronic and CNC Lab. Nel video di oggi vedremo come è fatto e come si utilizza il display LCD alfanumerico a matrice di punti da 16 x 2 caratteri. Iniziamo col dire che la maggior parte dei display di questa famiglia utilizzano un chip prodotto dalla Hitachi, l'HD 44780, che è in grado di controllare display LCD capaci di visualizzare solo caratteri. Questi display vengono commercializzati completi di controllore e hanno varie dimensioni, a partire da 8x1 caratteri, costituito da una riga da 8 caratteri, fino a dimensioni più grandi, tra cui l'8x2, il 16x2, il 20x2, il 16x4, il 20x4 caratteri e altri ancora. Per la sua diffusione, il controller HD 44780 è considerato ormai uno standard de facto per il controllo display LCD. Esso infatti viene usato soprattutto in ambito embedded per la realizzazione di display di apparecchi elettronici hobbistici a causa della larga versatilità, facilità di interfacciamento e del costo contenuto. Vediamo adesso le dimensioni esterne di questo display. Allora, sulla sinistra abbiamo la struttura della singola cifra del display, che è formata da 5 pixel di larghezza per 8 pixel di altezza. E invece sulla destra troviamo nella rappresentazione grafica il display con le 16 connessioni in alto, con i pin da 1 a 16, da sinistra verso destra, e poi i 32 caratteri disposti su due righe da 16. Ma passiamo adesso alla funzione dei 16 pin di questo componente. Allora, il primo pin è il pin di massa. Il secondo pin, VCC, è genericamente collegato a un'alimentazione di 5 volt. Poi c'è il terzo pin, VEE, che serve per il controllo del contrasto. Il quarto pin invece è chiamato RS, dove viene selezionato il valore 0 per l'invio di un comando e invece il valore 1 per l'invio dei dati. Abbiamo poi il pin 5, R e W, read e write, dove 0 viene selezionato per la scrittura dei dati o comandi e 1 per la lettura dei dati o dello stato del display. Abbiamo poi enable, il pin 6, che inizia il ciclo di scrittura o di lettura. E poi abbiamo gli 8 bit dati da D0 a D7 che occupano i pin da 7 fino al 14. Gli ultimi due pin invece, il 15 e il 16, corrispondono all'anodo e al catodo del diodo LED per la retroilluminazione del display. Allora, come ho detto poco fa, questo display dispone di 8 bit per il trasferimento parallelo di dati e comandi. Il display di questa famiglia però supporta sia la modalità di trasferimento a 8 bit, cioè il comando intero, che a 4 bit o nibble. Per esempio, se è stata selezionata la modalità di trasferimento a 8 bit, il comando da 8 bit verrà inviato per intero. Invece, se si è selezionata la modalità di trasferimento a 4 bit, saranno utilizzati solo i pin da DB7 a DB4 e verranno quindi effettuati due trasferimenti. Prima verranno inviati i primi 4 bit del dato e poi gli ultimi 4. Quest'ultima modalità di trasferimento a 4 bit anziché 8 è la più utilizzata perché permette di risparmiare 4 bit sul controller che lo deve pilotare, che nel nostro caso è un Arduino Uno. Allora, vediamo subito lo schema di riepilogo delle connessioni tra l'Arduino Uno e il display da 16x2. Partiamo dall'alimentazione. Può essere fornita da un connettore proveniente da un alimentatore esterno con tensione compresa tra 7 e 12 volt, oppure la soluzione ancora più comoda e semplice è quella di utilizzare la connessione USB
che da una parte va al computer e dall'altra fornisce i 5 volt all'Arduino Uno. Inoltre questa connessione ci permette anche di programmare il microcontroller. Vediamo adesso come i vari segnali vengono interconnessi tra l'Arduino Uno e il display. Partiamo dal ground. Il ground ha qui il pin GND che viene connesso a 3 pin del display. Il pin 1 che è la massa del display, poi abbiamo il pin 5 che è l'RV che connesso a massa ci permette di scrivere sul display, e poi abbiamo il pin 16 che è il catodo del display, della retroilluminazione del display. Poi abbiamo il positivo di alimentazione che viene connesso qui in basso al 5 volt e sul display raggiunge il pin 2 che è il pin di alimentazione del display, e attraverso una resistenza da 220 ohm, che è la resistenza serie al LED della retroilluminazione, si connette all'anodo. Abbiamo poi il pin 3 del display che è connesso al cursore del trimmer da 10 kΩ. Regolando questa vite possiamo regolare il contrasto del display. Abbiamo poi due linee, queste qui in arancione, che sono connesse a RS ed Enable, che vanno rispettivamente ai pin 8 e 9. E poi abbiamo i 4 bit, non tutti a 8, perché nel nostro caso utilizziamo la modalità di trasferimento a 4 bit, che sono i bit compresi tra il DB4 e il DB7, e vanno a connettersi rispettivamente ai pin 5, 4, 3 e 2 del leader dell'Arduino, cioè sono dei pin digitali. Allora, con questo abbiamo completato le interconnessioni. Andiamo a vedere adesso in pratica come possono essere riprodotte su una protoboard o breadboard. Allora, vediamo subito le connessioni sulla breadboard. Come prima cosa ho portato sia il nero, che è il ground, che è il rosso, che è il 5 volt, su entrambi i lati, quindi li ho connessi alla linea di ground, che è una linea ininterrotta di pin connessi tra di loro, sia da una parte che dall'altra, che alla linea V3, che poi viene ponticellata sulla V4, e la stessa cosa ho fatto sulla V1 e la V2, quindi queste due linee rosse mi corrispondono tutte e due al 5 volt. Quindi ho connesso il 5 volt qui al pin 5 volt sull'Arduino 1 e ho portato poi le connessioni di massa ai pin 1, poi al 5 che vediamo qui dietro, e infine all'ultimo pin che è il 16. Tutti questi ponticelli vanno a connettersi al ground della scheda Arduino attraverso questo ponticello qui, che va al pin GND della scheda Arduino. Poi ho connesso i due estremi del trimmer da 10K che abbiamo qui, questo trimmer, li ho connessi attraverso questo ponticello e quest'altro al 5 volt e al ground, e con il cavo giallo ho portato il cursore al pin 3, qui è giallo, mentre sullo schema delle connessioni era un cavo azzurro. Abbiamo poi le due connessioni che vanno dal pin 4 e dal pin 6, vanno al pin 8 e al pin 9, e le abbiamo qui. E poi abbiamo i 4 bit che sono dal DB4 al DB7 che abbiamo qui, i 4 cavi arancioni che vanno poi a connettersi ai pin digitali dell'Arduino 1, 5, 4, 3 e 2. Abbiamo poi qui dietro la resistenza che va connessa da una parte al pin 15 del display
una resistenza da 220 ohm, e mentre sull'altra estremità mi va al positivo di alimentazione. L'ultimo pin del display, il pin 16, va direttamente a connettersi a massa attraverso questo ponticello nero. A questo punto che abbiamo eseguito tutte le connessioni, possiamo passare alla realizzazione dello sketch per testarne il funzionamento. Apriamo quindi il software Arduino. Io ho la versione più recente che c'era in distribuzione, la 1.8.16. Allora cominciamo subito con l'importare la libreria. Andiamo sotto Sketch, Include Library, e importiamo Liquid Crystal, liquidcrystal.h. Andiamo poi a inserire il commento con la descrizione di quelli che sono i parametri della funzione di inizializzazione. Abbiamo 6 parametri. Il primo è l'RS, il secondo è l'enable, e poi abbiamo i 4 bit, D4 o DB4, poi D5, D6 e D7. Quando andrò ad inizializzare il display dovrò indicare i pin corrispondenti alle connessioni sul display. Quindi il pin 12 connesso a RS, il pin 11 all'enable, il pin 5 al D4, DB4, il 4 al DB5, il 3 al DB6 e il 2 al DB7. Andiamo adesso al codice vero e proprio. Andiamo adesso con la dichiarazione del tipo di display, LCD begin 16,2, e ci dice che è un display da 16 caratteri per 2 linee. Adesso facciamo stampare con LCD print una stringa. Che viene stampata di default sulla prima riga del display, partendo dal carattere più a sinistra, quello che viene definito come carattere 00. E con delay facciamo un piccolo ritardo di 2000 millisecondi, quindi 2 secondi, prima di passare alla visualizzazione successiva. Adesso con LCD Set Cursor andiamo a posizionare il cursore sulla seconda riga, che è indicata come 1, la prima riga è la 0, e il primo carattere che è il carattere 0 della seconda riga. A questo punto possiamo stampare una seconda stringa, partendo dal carattere più a sinistra, e aggiungiamo poi un nuovo messaggio, quindi per fare in modo che le scritte non si susseguano troppo rapidamente, mettiamo un ritardo di 3 secondi, cancelliamo il display LCD Clear, che va a posizionare nuovamente il cursore sul primo carattere della prima riga, quindi il carattere 00. Con LCD Print stampiamo una terza stringa, qui manca la virgoletta, mettiamo un nuovo ritardo di 1,5 secondi, andiamo a posizionare adesso il cursore sulla seconda riga e visualizziamo la quarta e ultima stringa. Con LCD Print
Andiamo adesso a caricare lo sketch o firmware, quindi prima di tutto controlliamo su Tool se è indicata la board Arduino 1 correttamente e poi se siamo connessi alla COM giusta, in questo caso è la COM 5. Quindi possiamo verificare il codice appena inserito e successivamente ad uploadarlo. Se non ci siamo dimenticati qualche segno di punteggiatura e non abbiamo commesso nessun errore, verrà fuori la scritta Add-on Uploading. Bene, a questo punto direi che abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un like e iscrivetevi al mio canale. Ma se volete ricevere gli avvisi automatici ogni volta che carico un video, cliccate anche sulla campanellina. Adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon divertimento!